Cari amici, per questo festival abbiamo l'onore e il prestigio di un intervento di Claudio Marucchi. Benvenuto Claudio. Ciao carissima, un saluto e un abbraccio grande a tutte le persone che vedranno questo video. Ti ringrazio di aver accettato il nostro invito. Per quei pochissimi che ancora non conoscessero Claudio, è laureato in religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente ed è un grande studioso di tutto ciò che è dottrina filosofico-religiosa, simbologia ed esoterismo. Oggi ci parlerà dell'antica nascita dell'astrologia, proprio come sistema cosmogonico nelle varie culture. Cosa ci vuoi raccontare su questo, Claudio? Grazie ancora. Sì, più che un excursus su aspetti storici, che in realtà possono essere indagati anche personalmente da ciascuno dei fruitori, io mi concentrerei su alcuni aspetti più filosofici, diciamo così, di contenuto, Sì? che riguardano il grande tema dell'archetipo o degli archetipi, dovremmo dire, quando ci relazioniamo alla seduzione che l'astrologia comporta ed esercita ancora oggi sulla psiche umana in larghe parti delle persone. E chiaramente questo tema affonda le radici in un'epoca che è difficile da delineare storicamente, perché noi sappiamo che lo zodiaco, per esempio, è una forma che cominciamo a vedere apparire da tempo immemore, prima ancora che la scrittura, quindi prima ancora che i Sumeri, i Babilonesi, prima ancora che la scrittura prendesse forma. E lo troviamo con le caratteristiche che conosciamo anche in India e così fino al mondo greco, perciò noi possiamo ipotizzare che già 5.000 anni fa, probabilmente nel bacino culturale che corrispondeva al territorio babilonese, già 5.000 anni fa fosse conosciuto, o Mhm. quantomeno che la sua nascita sia da retrodatare addirittura a un'epoca antecedente, che, ripeto, precede la scrittura. Allora ci si interroga spesso e secondo me in alcuni casi oggi la psiche occidentale rischia di dare per scontate alcune caratteristiche su cui invece vorrei porre la nostra attenzione, cioè questo sodalizio tra le stelle e le anime. Questo tema a tutti gli effetti è un archetipo, non è una scelta intellettuale che sorge a posteriori guardando il panorama strabiliante, meraviglioso del cielo stellato e pensando, diciamo così, di attribuire agli astri una qualche forma di potenza, intelligenza, divinità. Allora, io vorrei concentrarmi su questo primo elemento non scontato, secondo me. Chiediamoci in che modo appariva all'immaginario collettivo dell'antichità il cielo stellato. Perché quando noi parliamo di zodiaco, letteralmente il cerchio degli animali, zoos, no? Mhm. Quando parliamo dello zodiaco, noi abbiamo in mente le costellazioni e il riferimento di ciascuna di queste a una determinata forma. La forma dell'Ariete, la forma del Toro, la forma dei Gemelli, la forma del Cancro e così via. Ora, quando pensiamo, se, perché questa è una domanda che secondo me molti non si sono posti, quando pensiamo allo zodiaco, ci siamo mai chiesti se queste forme, l'Ariete, il Toro, i Gemelli e il Cancro, fossero state disegnate tipo, mi viene in mente la settimana enigmistica, unire i puntini, guardando sezioni, porzioni di cielo stellato e poi con delle linee Sì, immaginarie, certo e unire sai. dei puntini e dire, ah, guarda, io lì ci vedo un ariete, o io lì ci vedo un cancro, io lì ci... Ora, è molto improbabile che le cose siano andate così. Noi dobbiamo rovesciare il punto di vista che avremmo noi attualmente, che è quello, noi viviamo in questa condizione, quello di immaginare che qualcuno vedesse il cielo stellato più o meno come lo vediamo noi e Mm. considerasse gli astri più o meno come li consideriamo noi, cioè dei punti luce, no? Con determinate caratteristiche di luminosità o di cromatura leggermente differente e solo successivamente attribuisse a questi punti luce dei significati simbolici. Bene, io credo che questo sia falso. Non credo che gli uomini delle origini o dell'antichità
vedessero semplicemente dei punti luce, non avevano nozioni come quelle che pretendiamo di avere noi sul fatto che quegli astri sono solo dei conglomerati di gas, un ammasso roccioso, illuminato da qualche... No, non stiamo da quelle parti. Questo è un lavoro che la nostra mente fa sulla scorta di informazioni che ha stratificato nel corso di secoli riguardo la natura degli astri. Come potevano essere percepite invece in origine? Probabilmente erano percepite come dirette manifestazioni di intelligenze sovrumane, Mm. angeliche o divine. Mettiamo pure divine, così per adesso non ci confondiamo le idee sulle mediazioni. Allora, il mio punto iniziale è che probabilmente la costellazione di Scorpione non appariva millenni fa agli occhi degli spettatori del cielo, non appariva come un insieme di puntini da unire con una lineetta e poi tirare a indovinare a cosa somigliasse di più. Appariva come Scorpione. Intendo dire che è possibile che nell'immaginario archetipale delle origini la forma animale apparisse nell'immaginario prima ancora della unione dei puntini con una lineetta. Vedere nel cielo uno scorpione ci può sembrare qualcosa di allucinatorio, eppure io potrei fare un paragone se penso a, facciamo un esempio, Poseidon e il mare. I greci che hanno visto nel mare il dio Poseidon hanno visto prima il mare come lo vediamo noi e poi hanno detto ma sì, assegniamo una divinità a questo fenomeno, a questo elemento, a questo scenario della natura, facciamo che sia Poseidon. Oppure hanno visto prima il dio e poi il mare, cioè hanno percepito prima la potenza archetipale, vitale, significativa di quell'elemento e solo successivamente l'elemento. Quindi potrei dire non il mare è attribuito a Poseidon, ma Poseidon è il mare. E in questa logica che rovescia il nostro punto di vista, noi abbiamo una possibilità straordinaria di pensare all'archetipo come qualcosa che si presenta in una veste che gli occhi e la psiche dell'antichità non coglievano come ammasso di puntini da collegare da lineette, ma già come forma immaginale. Lo scorpione, l'ariete e il toro nel cielo, nel senso dello scorpione, nel senso dell'ariete, nel senso del toro. Viene prima la potenza significativa del simbolo, o in questo caso dell'archetipo, dopo vengono le stelle intese come i puntini luminosi che i nostri occhi possono collegare. Se accettate questo punto di vista vagamente provocatorio ma non campato in aria, allora noi cominciamo ad avere una prospettiva rovesciata sul tema degli archetipi, delle stelle e della loro eventuale relazione con la psiche. Perché, perché non si tratta della tipica proiezione che l'uomo fa di contenuti psichici su un fenomeno esterno, si tratta dell'invadenza dell'archetipo che dall'esterno invade la psiche. Qualcosa di molto più vicino ai concetti junghiani di inconscio collettivo. È una possessione quella che l'archetipo fa Mm. di alcune dinamiche dell'inconscio collettivo. Il che ci spiegherebbe perché nella letteratura antica, facciamo l'esempio del mondo greco, ma potremmo anche fare l'esempio dell'India, vi assicuro, perché nella letteratura antica gli uomini sono perennemente in contatto con la divinità, parlano con gli dei, vedono gli dei, probabilmente qualcosa della psiche antica funzionava in maniera molto diversa rispetto al nostro attuale modo di funzionare. E senza andare così lontani nel tempo, se raccolgo le storie, i racconti popolari fino al 1500, al 1600, anche dalle nostre parti, quante volte è apparso un angelo, una forma divina, un Mm. diavolo o un demone, a chi che sia? Queste esperienze erano molto diffuse e non erano relegate a fenomeni neuropsichiatrici come faremmo noi oggi nello spiegarci questa fenomenologia, perché non abbiamo la maturità sufficiente per capirlo. Potrei anche dirvi che abbiamo smesso di vedere gli angeli nei cieli e poco dopo abbiamo iniziato a vedere
oggetti ipertecnologici come i dischi volanti, le astronavi aliene, eccetera, che hanno sostituito nell'immaginario popolare il fenomeno dell'angelologia presente nella psiche umana. Anche Jung si concentrerà su questo punto e dirà sì, certo, è l'apparire dell'archetipo che cambia veste nel momento in cui, possedendo la psiche di un soggetto, a partire da un contenuto di inconscio collettivo, si manifesta in quella forma e può essere visto anche da più persone. Fenomeni come quelli che accadono in luoghi come Medjugorje o Lourdes, dove ci sono state apparizioni collettive, che la scienza continua a relegare alla neuropsichiatria o fenomeni più o meno spiegabili come l'isteria di massa, e invece potrebbero essere spiegati molto meglio come archetipi. Insomma, il nostro punto di partenza è, la mia proposta è questa, un rovesciamento, una inversione del punto di vista che diamo per scontati. Prima arriva l'immagine, poi arrivano le stelle. Prima arriva l'archetipo, poi arrivano gli astri. In questo modo noi capiamo che gli astri non erano percepiti nell'antichità come ciò che noi oggi intendiamo per astri, ma erano percepiti direttamente come forme o espressioni viventi dell'intelligenza divina nelle sue varie parcellizzazioni, nelle sue molteplici sfaccettature. Diciamo che il Deus innominatus, che qualcuno avrebbe definito colui che l'arditezza del pensiero non può raggiungere, si è fatto conoscere attraverso mediazioni proprio perché questo orizzonte assoluto, indifferenziato, non poteva essere captato dal pensiero, non poteva essere rinchiuso nella mente razionale, aveva bisogno di mediazioni. E quali mediazioni migliori se non gli angeli, che sono le potenze intermedie che da questo orizzonte divino assoluto indifferenziato scende gradualmente verso la psiche umana, permettendo di farsi conoscere. Quando parliamo di angeli, allora qui possiamo parlare di astri, intelligenze planetarie o intelligenze astrali che hanno come corpo, come veste, l'astro. Ecco quindi il mio punto di questo contributo. L'astro è la forma visibile, tangibile e percepibile, che può essere l'equivalente del corpo, del tempio addirittura, o della veste, della forma, di una intelligenza divina, quindi di una delle sfaccettature del divino. Ci siamo fino a qui? Io ti seguo perfettamente, credo che anche coloro che ci ascoltano stiano sentendo molto la dinamica, riflettendo anche poi sulla storia della cultura. Mi chiedo, ma secondo te, se la percezione del divino era così forte, perché poi è stata sempre più, come dire, difficoltoso, è stato sempre più difficile il continuare a vedere il divino, lo abbiamo sostituito la forma con il contenuto. Cosa è Eh, successo? c'è C'è un bellissimo libro di uno psicanalista che poi non ha avuto successo all'interno della psicoanalisi perché le sue teorie sono un po' fringe, come si dice, no? Un po' di confine. Si chiama James e ha scritto un libro che si chiama Il crollo della mente bicamerale, che consiglio a chiunque di leggere perché espone esattamente la teoria che risponderebbe alla tua domanda, cioè la nostra psiche era strutturata in maniera diversa e la Esatto. struttura diversa della psiche implicava un rapporto diverso con la percezione sensoriale. Lui Mm. teorizza una mente bicamerale, cioè come se la psiche avesse un rapporto con, chiamiamolo l'inconscio, abitato dalle divinità, che consentiva uno scambio e un dialogo diretto, ma questo aveva a che fare con la percezione dei fenomeni. Se io Mm. oggi guardo un bosco, vedo un bosco, ma se un uomo di 4.000 anni fa, in un certo contesto culturale, vedeva un bosco, non vedeva un bosco, vedeva una dea o un dio nella forma della complessità della vegetazione. Idem per la montagna, il lago, la cascata. E come è nato il politeismo? Siamo di nuovo al punto di prima, non che vedo la pioggia e dico, questa è pioggia, assegniamo una divinità alla pioggia. No, la pioggia, il fulmine, la nuvola sono un'informazione divina e vengono percepiti in quel modo. Viene prima il Dio e poi il fenomeno. Noi ci troviamo invece a valle
di questo percorso. Quindi dal crollo della mente bicamerale, se usiamo l'espressione di James, cioè dalla perdita di alcune funzioni, gradualmente, essendoci spiegati il mondo con il racconto che la scienza fa del mondo stesso, quindi avendo analizzato fino alla filigrana chimica, avendo fatto un riduzionismo quantitativo di ogni elemento e fenomeno della natura, noi perdiamo la meraviglia, perdiamo la magia, perdiamo quell'afflato di stupore che ci accompagnava da bambini, per esempio, prima di sapere certe cose, e inscatolati nella razionalità non siamo più in grado di vedere la divinità nel fenomeno. Questo è un percorso storico. Cioè, L'unica religione universale che vi è stata prima di qualunque religione è stata una sorta di panteismo, mhm. uno sciamanesimo panteistico che possiamo chiamare anche animismo, che è stata l'unica religione primitiva che ha accomunato tutti gli uomini. E cosa riguarda l'animismo? Percepire in un fenomeno una certa anima o vita. Non perché gliela attribuisco, ma perché la percepisco, La mi percepisco. arriva. Sì. E questo lo perdiamo con livelli di astrazione. Se io comincio a conoscere il mondo intorno a me e magari anche a manipolarlo, seguo un albero per fare una barca o una capanna, scavo una buca ed estraggo magari del metallo, uso il fuoco per sciogliere dei metalli e plasmare degli utensili o delle armi, il mondo sarà meno meraviglioso e meno spaventoso. Quindi, dove si rifugia il residuo di meraviglia e di terrore che prima abitava negli alberi, nelle pietre, eccetera? Un po' più in alto. Allora nasce il politeismo, che è non più la tempesta e quel dio lì, ma il dio delle tempeste, cioè qual è la causa invisibile di quel fenomeno visibile. Chiaro. E di astrazione in astrazione arriverò a un dio sovrannaturale, cioè che non abita più nel mondo, Mhm. distante, perfetto, unico, onnisciente, onnipotente, onnipresente, al di là di tutte le cose. E questo è un processo di astrazione che ci ha lasciato orfani dello spirito, no? Noi oggi abbandonati alla descrizione scientifica del mondo, viviamo in un mondo deprivato, desertificato di senso. Mhm. Ecco, questa cosa è molto interessante perché poi in realtà negli ultimi 50 anni c'è stata nell'umanità una spinta a ritrovare un senso, che a mio avviso si è proprio staccata come corrente culturale, no? Stiamo cercando di nuovo il divino, solo che l'uomo lo sta cercando dentro di sé come parcellizzazione ulteriore, no? Non alza più neanche forse gli occhi al cielo, ma cerca il divino, il meraviglioso, il magico, il terrorifico, ma lo cerca dentro di sé, perché forse io credo che la psicanalisi abbia un po' troppo centrato l'uomo sui suoi movimenti interiori e non gli permetta più di alzare lo sguardo al cielo. È bello quello che è accaduto, cioè, ovviamente è stata una tappa fondamentale, però allo stesso tempo ci ha raggomitolati come su un bozzolo. Non so se sei d'accordo con me. Sono d'accordissimo ed è innegabile, quello che stai dicendo è parte del percorso di astrazione. A un certo punto, se il sacro e il meraviglioso hanno abbandonato il mondo perché lo conosciamo abbastanza o reputiamo di conoscerlo abbastanza da non esserne più né meravigliati né spaventati, dove si rifugia? Eh, Quali sono i territori ancora inesplorati? La psicoanalisi sorge in un determinato momento della storia occidentale, non poteva sorgere prima. È una cosa giovane, ha solo 2 secoli, quando, dopo l'illuminismo, dopo aver messo a fuoco l'importanza del soggetto, la nascita dell'idealismo tedesco, della filosofia della volontà, allora ho un territorio interiore da esplorare. Lo esplora- sconosciuto, l'ignoto diventa ciò che ho dentro. E lì c'è ancora molta strada da fare. Ma questo genera una assimilazione dell'umano al divino, ma non ci fa perdere però del tutto quella esigenza, quel grande compito che sentiamo anche dietro le quinte della coscienza di dover realizzare, e cioè uno stato di intimo accordo e perfetta imitazione di quel trascendente che supera la nostra percezione sensoriale. E allora il modo migliore di fare ciò è ancora oggi o con la mistica o con la magia o per esempio con applicazioni pratiche della astrologia che continuino a confermare la vecchia dottrina di Cornelius Agrippa von Ettesheim, cioè l'autore
del De occulta filosofia, un testo fondamentale della filosofia esoterica del Rinascimento, che dice aliqui stelle conformari, cioè dobbiamo conformarci ad alcune stelle. Dobbiamo prendere come modello alcune delle sezioni del cielo. Cosa si intende? Allora, anche Platone, quindi andiamo proprio alle origini della nostra filosofia occidentale, anche Platone sostiene che le anime conducano prima un'esistenza stellare, quindi un'esistenza astrale, diremmo in termini esoterici, essendo ognuna associata ad un astro compagno. Mm. L'astro compagno è il sodalizio tra quella che poi scende nell'incarnazione, diciamo così, come anima individuale, e mantiene un invisibile filo o collegamento con una determinata stella. Questa è una dottrina platonica, e cioè la dottrina di una misteriosa parentela tra le anime e gli astri. E questa non è forse la derivazione dell'archetipo di cui già ci parlavano i babilonesi, eccetera, Certo. eccetera, e che troviamo dalla Cina all'Europa occidentale, legata a una concezione ribadita da Aristotele. Voglio dire, Aristotele è ben diverso da Platone. Mm. La dottrina dell'etere o della quintessenza in Aristotele, di cui sarebbero composte sia le anime individuali che gli astri. E quindi conferma l'idea di questa massima prossimità o addirittura identità. È una psicocosmologia antica che suppone che le anime avessero come origine le stelle, fossero composte della stessa materia prima delle stelle e alle stelle tornino dopo la morte. Questo è un elemento che troviamo dappertutto e che giustificherebbe le basi fondamentali di ogni forma di astrologia. Da quale stirpe stellare provieni? E quindi qual è la tua matrice? Se leggo il Mahabharata, che è il più grande poema epico mai composto, o almeno mai rinvenuto nella storia dell'umanità in India, e all'interno del quale si trova la Bhagavad Gita, è giusto per dire, cioè è l'immenso poema epico indiano, racconta le vicende di una immensa guerra tra due rami della stessa famiglia, tra cugini. Tutte le famiglie, le ramificazioni menzionate nel Mahabharata hanno un riferimento agli astri, ai pianeti. Mm. E non per, di nuovo, scelta successiva, ma perché si dice che fossero le incarnazioni, le stirpi generazionali di quegli astri, cioè che venissero da lì. Capito? Quindi questo è sicuramente il tema che volevo proporvi, perché è molto interessante. Anche le religioni del libro sostengono che alla fine dei tempi tutti ci riuniremo nei cieli e quindi si fa un ritorno a quella sorgente da cui in fondo proveniamo tutti. Ora, il tema Mm. interessante è, ma le differenze tra gli astri in che modo vengono poi percepite dall'umanità dell'antichità e quindi che forma viene data a queste differenze tra Marte, Giove, Venere, Luna, Sole? Cioè, non è solo una differenza, diciamo, che gli occhi siano in grado di percepire, ma si tratta proprio di una frequenza, di una vibrazione, di un'energia e quindi come se ognuno fosse un vettore di significati ben diversi l'uno dagli altri. E in questo, essendo l'astro un'immagine del tempio o del corpo di un certo angelo, quindi di una certa sfaccettatura della divinità, nel momento in cui parlo dell'essere umano, quindi nel momento in cui l'anima si incarna, io avrò necessità di relazionarmi almeno ai sette grandi angeli, ognuno rappresentante i sette grandi astri che l'uomo antico conosceva, quindi escludendo Urano, Nettuno e Plutone. E a quel punto ogni cultura ha dato una sua visione specifica in relazione a cosa? Colori, nomi, forma, tipo di incenso. E questo lo ritroviamo tanto in Oriente quanto in Occidente. Mi spiego meglio. In che modo queste sfaccettature diverse tra Saturno, Giove, Marte, Sole, Venere, Mercurio e Luna si presentano poi sulla Terra nel momento in cui si tratta di praticare la relazione o il rapporto con queste energie, con queste intelligenze?
Il modo in cui si pongono è il vecchio linguaggio magico, esoterico delle corrispondenze. Ad ognuno di questi corrisponde un colore, un profumo, una forma geometrica e un certo tipo di nome, una nomenclatura che richiama con sé qualità. È così che arriviamo ai miti, che ci raccontano che gli dei, Marte, Ares, Afrodite per Venere, Artemide per la Luna, Apollo o Dioniso per il Sole, hanno delle caratteristiche psico-attitudinali che sono la perfetta continuazione della natura di quell'astro. Perché, ripeto, l'astro era direttamente il Dio. Non c'è un passaggio in cui guardo l'astro e poi gli attribuisco le caratteristiche del Dio. Certo. L'astro è il Dio e si presenta con delle caratteristiche che si specchiano nella psiche umana. Vi chiedo di fare questo sforzo immaginativo perché comprendere bene questo rovesciamento del punto di vista ci apre un universo, ci spalanca un orizzonte straordinario. Allora, se faccio l'esempio dei Sabei, una popolazione che abitava nella zona dell'Iran, prima ovviamente che l'Islam diventasse ciò che è, aveva ancora molte forme mistiche legate al sufismo, per esempio, di cui abbiamo sopravvivenza ancora oggi. A Saturno era attribuita una forma di esagono, bene, e loro costruivano un tempio esagonale per celebrare Saturno. A Giove il triangolo, a Marte il rettangolo, al Sole il quadrato, a Venere un triangolo con dentro inscritto un quadrato, a Mercurio un triangolo con inscritto un rettangolo, alla Luna un ottagono. Questo non è, come dire, materia scientifica che in tutte le culture troviamo uguali. Questo era il modo in cui quella cultura riceve l'informazione planetaria e la traduce in geometrie specifiche. Se andassi in India potrebbe essere diverso. Dov'è che però troviamo delle cose uguali invece? A proposito di linguaggio di corrispondenze. Mhm. Se io associo i metalli ai pianeti che non sono pianeti ma sono divinità, Mhm. troverò che il Sole è attribuito all'oro e la Luna è attribuita all'argento, ovunque. A Marte è attribuito il ferro, ovunque. A Marte è attribuito il colore rosso, ovunque. E questo non viene cambiato. Allora, qui riposa un grande mistero che io ho trattato con dovizia di particolari in un seminario che ho tenuto e che è disponibile, che ho tenuto un anno o poco più fa per Aretusa Librerie, che è dedicato alle corrispondenze, cioè questo grande tema del linguaggio simbolico. Su che cosa poggia? Eh, E la logica delle corrispondenze, che è il pensiero simbolico o il linguaggio simbolico, ha statura archetipale. Quindi non troveremo nessuno che ti dirà che la luna è attribuita all'oro e il sole è attribuito all'argento. Questa conferma di sole e oro, che d'accordo, voi direte a livello percettivo, il giallo brillante dell'oro come il giallo del sole e l'argento come il candore lunare, non è solo limitato a un tema della vista, ha sicuramente a che fare con le cromature, però ha a che fare con un certo tipo di linguaggio, cioè con la percezione che la vibrazione di un astro impone alla psiche nel momento in cui l'immaginario collettivo è ancora in grado di ricevere quelle informazioni come fossero informazioni divine e non semplicemente guardare agli astri come l'ammasso di pietre o di gas a cui attribuire poi dei valori simbolici. È da qui che deriviamo anche una comprensione diversa del mito. Il mito viene prima, il mito come racconto degli archetipi fa parte della tessitura originaria della coscienza collettiva. Non è un frutto, un effetto della coscienza collettiva, è una causa, cioè la tesse da dentro, ne è la filigrana, la compone dall'interno. E questo è il mio contributo di oggi.
Se pensiamo, se riusciamo a capire questo, noi abbiamo, con questa prospettiva rovesciata, abbiamo una comprensione ben diversa degli archetipi e anche dell'astrologia, cioè del perché avrebbe senso studiare gli effetti e la relazione che esiste tra l'anima del singolo individuo e gli astri. In che modo questo funziona? Non solo perché ci credo, ci voglio credere, non solo come atto di fede, non per qualche giustificazione razionale, ma perché fu così a monte nel momento in cui l'archetipo appare e impatta nella psiche collettiva, che contribuisce a formare da dentro questa coscienza, questa psiche collettiva, che poi ha negli individui le sue parcellizzazioni, e in questo rapporto è coinvolta la percezione sensoriale. Io sto cercando di insistere sul fatto che psiche e soma non siano separati. Quindi una psiche collettiva diversa percepisce e costruisce un mondo diverso. È molto interessante anche perché, ecco, tu mi dici che non separi psiche e soma, però noi siamo tutti figli di quell'operazione di sincretismo culturale tra Platone e il cattolicesimo, che in realtà vorrebbe separarle. Quindi è abbastanza particolare il tuo messaggio da questo punto di vista, non pensi? Sì, anche se ci pensiamo bene, la psicosomatica è largamente accettata anche dal mondo scientifico. Ormai non esiste un medico che neghi il fatto che il protrarsi di uno stato d'animo per lungo tempo sia in grado di produrre degli effetti sul soma. La psicosomatica è largamente accettata. Il vero problema, il vero punto è che noi non riusciamo a capire qual è l'anello di congiunzione tra psiche e soma. Cioè, se sono due mondi che posso distinguere, e li posso distinguere perché magari nel mio corpo le cellule le analizzo, le osservo, o certi valori del sangue li analizzo e li osservo, mentre se devo osservare i contenuti del pensiero, i desideri o i sogni, è molto più difficile perché non c'è microscopio che tenga. Cioè, Ma al netto di questa differenza di osservabilità quantitativa tra psiche e soma, cosa le metti in relazione? Qual è il punto di congiunzione? E ovviamente, dal mio punto di vista, è l'energia sottile, prana, chi, chi, pneuma, ruach, ruh, i nomi che l'antichità da Oriente a Occidente ha dato al soffio divino, e questo ci permette di tornare al punto di prima. Come l'angelo o l'astro, non facciamo differenza perché, ripeto, l'astro è il corpo dell'angelo, cioè è la veste di una determinata intelligenza che ha qualità. Come l'astro o angelo è la mediazione tra Dio e l'uomo, così l'energia sottile è la mediazione tra psiche e soma. Mm. beh, questo è molto interessante. Mi viene da pensare agli studi che ho fatto sulla religiosità ebraica, no? Perché poi in quella cultura non esiste il termine anima o uomo inteso privo dell'anima come corporeità, cioè l'uomo è inteso come un tutt'uno. Non c'è differenza, le due cose viaggiano e si ritrovano nella concezione di Dio. Quindi questa è una cosa che mi suscita, ecco, delle riflessioni all'atere, poi ovviamente da astrologa ci metto il mio, ma non era quello di cui volevo parlare in questo momento. Non sono poi molte le culture che riescono poi veramente ad esprimere l'unità di corpo e spirito dell'umanità. Non sono poi molte, cioè c'è bisogno di quel punto di incontro che giustamente tu noti nella ricerca del divino, nella percezione chiara di ciò che è divino, lo stupor mundi di fronte a qualcosa di talmente immenso, profondo, immaginifico che non riusciamo neanche a descriverlo con le dovute parole. Però non è una cosa che poi avvenga così spesso, a volte si tende sempre a separare questi concetti, no? E Io quindi a credo, non rintracciare poi quello che è l'anello di congiunzione. credo che tutto questo sia largamente dovuto al fatto che la descrizione che noi iniziamo a fare è possibile solo quando abbiamo strumenti per descrivere e quindi quando siamo già nella divisione, nella separazione. Sì. Allora, l'unità, anche se fosse concepita come è stata concepita, come qualcosa di originario,
cioè da cui deriva la molteplicità, Mhm. è sempre qualcosa da dover riconquistare, da dover raggiungere risalendo indietro verso la sorgente, verso le origini. E allora le divisioni tra corpo e spirito o vari aspetti della psiche e la matrice o scintilla divina che il mistico cerca di raggiungere, in cui cerca di identificarsi, eccetera, eccetera, sono dei lavori che posso fare sempre solo quando mi trovo già a valle, cioè già dotato di tutti gli strumenti della differenziazione e percepisco l'unità come qualcosa di perduto, ma non per sempre, riconquistabile. Allora, l'esempio che stavamo facendo del rapporto tra gli astri e la psiche, no? Su questo piano di esistenza, ha anche qui tutta una serie di strategie che sono le costruzioni dei templi con le geometrie che vi dicevo prima, Mhm. vestirsi in determinati colori, avere degli anelli con delle gemme particolari, in metalli particolari, accendere determinati tipi di incensi e rivolgere determinati tipi di preghiere verso quell'angelo o quell'altro, cioè l'intelligenza di quell'astro. E allora in questo modo i templi materiali che rappresentano l'immagine fisica, solida, concreta di queste figurazioni astrali diventano il punto di accesso attraverso una serie di nodi per risalire quella corrente verso l'unità originaria. Lo scopo è Ah, sempre Dio alla fine, però non potendoci arrivare d'emblée, devo passare attraverso le sue sfaccettature, le sue differenziazioni. Ecco così avviata un'esegesi che conduce dal cielo della religione astrale a quella terra spirituale che ha nei templi e nelle preghiere gli strumenti del ritorno, sempre mediante i mediatori, scusate il gioco di parole. no, certo. Guarda, questa è una cosa estremamente interessante perché poi applicato nello specifico all'astrologia ci permette di non pensarla più come un qualcosa di influsso energetico che viene da lontano, ma di un profondo rapporto col divino che c'è in tutto il creato. Quindi Sì, sposta proprio l'asse, no? sì, ma Questa gli d'altronde una pienezza anche. assolutamente, d'altronde questo lo ritrovi in molte culture in cui è essenziale cogliere l'unità divina che si pluralizza a livelli, prima negli astri che sono gli dei o gli angeli, Eh, poi si pluralizza negli esseri umani e gli esseri umani, mediante il linguaggio delle corrispondenze, hanno ancora la possibilità del dialogo e del ristabilire i rapporti con l'unità primordiale che sta a monte delle differenze. E da lì nasce ogni mistica. ecco, che poi insomma abbiamo tutti bisogno di vivere il nostro misticismo, soprattutto in un'epoca ipertecnologica, che il rischio ovviamente è sempre quello di sostituire ciò che noi riusciamo a ingegnosamente mettere insieme, a far funzionare con ciò che invece è un afflato eterno. E io non Sì. sono nemica della tecnologia, intendiamoci, anzi, Mm. trovo che sia una ricchezza per l'umanità, ma non vorrei che sostituisse i significati. Secondo te corriamo questo rischio? Lo stiamo già vedendo, in realtà attribuire significatività ai mezzi significa abdicare al loro controllo. Allora, Oggi tu non puoi sapere se sei tu a controllare il cellulare che hai in mano o è il cellulare che hai in mano che controlla te. E non parlo solo della dipendenza psicologica da questi oggetti, questi strumenti o i loro contenuti, parlo ad esempio anche dei database, le pubblicità, gli algoritmi, eccetera. Alla fine chi controlla chi? Sei tu che controlli lo strumento tecnologico o viceversa? E chiaramente l'orizzonte dei significati è già ampiamente uscito da tutto questo, perché noi largamente troviamo soddisfazione in quell'immediatezza dello scrolling che non ti fa sostare più di 10 secondi, e sono generoso, su un video, a meno che non sia abbastanza stupido da strapparti un sorriso. E quindi chiaramente in un'epoca in cui ci siamo saturati di tanti piccoli niente, di tanti piccoli vuoti che hanno una funzione sedativa, sedativa nei confronti di cosa? Proprio della mancanza di senso. Così io
Non ho tanto tempo per farmi la fatidica domanda, ma che ci sto a fare qui? Che senso ha per me esistere? Qual è il mio ruolo sulla faccia della terra? Allora, finché ho strumenti anche abbastanza idioti che mi permettano di sedare questa domanda, bene, allora vivrò così, cioè verrò vissuto dalla vita più o meno inconsapevolmente. Ciò non toglie però che rispetto alle sorti decisive dell'umanità vi è stato un lungo periodo in cui la spiritualità ha promosso l'idea che l'uomo dovesse spogliarsi della propria identità, della propria umanità in un certo senso per arrivare al divino. E invece oggi, secondo me, possiamo anche come figli della psicoanalisi, possiamo pensare a un uomo che debba ritrovare e assumere la forma umana, l'uomo che deve ritrovare se stesso. E quindi, anziché abbandonare la forma umana per salire verso il divino, come ha promosso la mistica dell'antichità, scendere davvero in forma umana, rendersi conto davvero di qual è il proprio, almeno individualmente, ruolo sulla faccia della terra. Diventare realmente uomini può essere il nuovo orizzonte della spiritualità di domani. Grazie. Ecco, questo ti ringrazio perché ci sono tantissimi spunti di riflessione, anche e soprattutto per coloro che sono sempre alla ricerca di un indirizzo, di un cammino, cioè dove dobbiamo andare noi come esseri umani. Ovviamente poi è la somma dei singoli, no? La collettività è sempre la somma di tutti noi. Quindi possiamo trovare un cammino, così come negli archetipi universali troviamo una fonte comune di identificazione, di conoscenza e di rapporto con il divino, così dobbiamo tornare a essere anche una grande rete e ritrovare scendendo nella terra e godendo di tutto ciò che significa essere uomo con la U maiuscola. Bello, io non so come ringraziarti perché non poteva esserci intervento migliore per raccontare un po' la genesi del rapporto fra uomo e terra e ovviamente con tutto il cosmo che partecipiamo. Ti ringrazio, è stato bellissimo. Io vi ricordo che Claudio lo potete stalkerare felicemente sul suo account Facebook e Instagram. Ha scritto dei libri meravigliosi, vi metterò un po' di link nelle caption di questo video. Scrivetegli, è una persona squisita, vi assicuro. Io è un pochino che ci vediamo per interviste e progetti, è veramente una persona anche molto garbata, che a proposito di veri valori, no? Il garbo e l'empatia e la gentilezza non sono mai cose trascurabili, danno un'ulteriore luce alla saggezza. Io ti ringrazio tantissimo per questi contenuti che ci hai regalato. A voi do appuntamento con i prossimi interventi sul canale ovviamente di Amata Gioviale e anche andate sul canale di Claudio che trovate di questi contenuti veramente tante tante cose belle. Grazie a tutti per averci seguito. Ciao Grazie a Claudio. voi, ciao, ciao, Ciao. grazie.